E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova presentazione. Sì, non potevo non presentare la mod nuova di Black Sheep Modding della Liber 622 Electronic, una pala cingolata. La mod è per PC e per console. Adesso vediamo un attimo i dettagli, poi cosa troverete nel negozio e cosa fornisce l'autore e infine una prova sul campo, sia in cava qui sulla Slovak Village, sia ovviamente nella zona forestale, perché sì, questa tornerà molto utile principalmente in zone forestali per bonifiche eccetera, ma può trovare la sua utilità anche ovviamente in farm per anche l'insilato volendo, almeno ve la vendono così, o comunque se avete carriere diciamo edili o in cava, che lì è il suo punto di forza. Vi ricordo che può essere anche vista come l'anello di congiunzione fra i trattori e il discorso macchine in movimento terra. Pensateci su un attimo, ragionateci, e che noi intanto adesso andiamo a vedere la presentazione. E cosa abbiamo con questa mod, con la Liber 622? Ovviamente la macchina, ci mancherebbe, ed una serie di attrezzi. Qua vi li mostro che vanno appunto dalla classica benna ovviamente fino ad attrezzatura rivolta alla silvicoltura. Ed oltre a questa attrezzatura che vedete qua, che più o meno sono attrezzi classici, non passa inosservata nemmeno la massa e il ripper dietro da agganciare ovviamente per creare campi come la fresa forestale. Tutto questo è quello che trovate se comprate la pala e gli accessori originali come da negozio, ma infatti adesso andiamo a vedere nel negozio le varie opzioni disponibili, perché ad esempio la pala stessa oltre ai colori ha anche la gabbia forestale e qualche chicca da vedere nel dettaglio, quindi parte negozio. Quindi per la parte negozio, allora la pala si trova sotto pale gommate perché purtroppo pale cingolate non c'è ancora la sezione. Potete cambiare il colore principale, i più interessanti ovviamente il giallo e il verde forestale, nonché cambiare sotto lo scafo e quindi tutta la parte dove ci sono i cingoli, i riduttori e tutto quanto. Anche qua interessanti i vari neri e grigio o ovviamente il colore in tinta. A parte questo, le opzioni interessanti, la gabbia semi-artigianale per protezione, diciamo, nella parte silvicoltura e vabbè, dietro il triangolo di pericolo. 130 cavalli, 80 litri del serbatoio e 20 km all'ora velocità massima, super accessoriata, diciamo, e con anche i colori cambiati e non originali, sfiorate i 60.000 euro. Questo per quanto riguarda la macchina. Le varie attrezzature, quindi detta così sinteticamente le benne e tutto quanto, le trovate sempre sotto pale gommate nella sezione attrezzi ovviamente, quindi la pala 3.000 euro, 3.200 i litri, soprattutto quello è l'importante, e vedete che praticamente non sto neanche qua a dirvi cosa tiene perché tiene tutto. La forca per insilato è 2500 litri e qua stavolta infatti non tiene prodotti sfusi ma bensì appunto fieno, paglia eccetera, quindi ecco la prima grande differenza con la benna. C'è la forca per i tronchi che è praticamente la stessa solo che ha l'effetto benna mordente, quindi questa parte ovviamente animata si chiude e comunque può portare i stessi prodotti sfusi della forca da insilato. E la fresa forestale, la M422, che andiamo a vedere che ha anche l'opzione qua di un castelletto per spingere, tirare avanti e indietro i tronchi, quindi potete usarli come fosse un arpione in pratica, ecco. Tutte, non ve l'ho mostrato perché sennò mi dilungavo troppo, tutte le benne hanno tutte la selezione dei colori da poter mettere in tinta con la pala. Ultime due cose da vedere, i pesi, ovviamente qua avete i 3000 kg da mettere che si aggancia dietro appunto alla Liber e soprattutto molto interessante nella sezione aratri trovate l'aratro che appunto è suo specifico, si aggancia dietro come
tranquillamente, proprio diventa una cosa unica. E 3 metri di lavoro, questa è la parte diciamo importante. Direi che è arrivato anche il momento ovviamente della fatidica prova in campo. Ed eccola qua, siamo all'interno, gli interni sono fatti bene, non c'è nulla da dire. Ovviamente piccolo excursus, non trovate pedali, non trovate niente, perché ve lo dico, la pala qua cingolata ovviamente si guida con le mani, quindi l'alzo del braccio, l'apertura e la chiusura della benna sono corretti con i movimenti del joystick, e l'altro joystick ovviamente, ma guarda caso cos'è, è praticamente l'andare avanti e indietro e quindi il movimento della pala, quindi voi nella realtà la guidereste appunto con i 2 joystick. E andiamo a provarla in cantiere, qua in cava anzi, che è il suo luogo predefinito, preferito. Ed ecco qua, si governa bene, non c'è nulla da dire. Dopo ovviamente, come vi ho detto, nella realtà si guida qui il joystick e col volante fa un po' impressione guidarla, però vabbè. Ecco qua, il suono è stato preso dalla trebbia, quella che vi danno all'inizio, quindi se notate è quello, però ci ha messo anche il suono dei cingoli, che è bello da sentire, però purtroppo solo quello, perché i cingoli, il suono è bello, ma come ho già detto più e più volte, il cingolo è quello sempre del Liber, sempre dello stesso autore ovviamente, di Black Sheep Modding, ma l'effetto carta velina purtroppo si fa sentire, quindi diciamo che visivamente sono bocciati, però la palla, ripeto, si governa bene, mi piace, anche le animazioni interne ci sono, hanno lavorato bene sul dirt, sull'usura, veramente rispetto all'escavatore che l'hanno tra virgolette solo convertito dal 17 al 19, questa essendo un modello nuovo fatto da zero l'hanno fatto bene, e ripeto, hanno lavorato bene anche sia come usura e sporco, quello non c'è da dir nulla. Poi come vedremo con la versione forestale, anche lì l'idraulica, quindi i tubi dinamici di collegamento per la fresa l'hanno fatti bene, e quindi lo vediamo fra un attimo, quindi per ora, ripeto, è più che promossa. Ed eccoci qua con la parte forestale, con la versione forestale. Vi mostro subito i tubi dinamici che vi dicevo prima, seguono bene, sono ben animati, a me piace questa cosa veramente. Allora, non vi ho detto, sto giocando ovviamente col joystick, ma col mouse come al solito, tasto sinistro movimento su e giù braccio, tasto sinistro sempre movimento destra sinistra benna, e sono gli stessi, sono i soliti, quindi non c'è nulla da sapere di particolare. Quindi anche tasto B accensione, gli alberi o li abbatte, diciamo, o li fa sparire, dipende sempre anche un po' dall'albero, perché come lo becca dentro, se vedete, ecco, è sparito, e dopo voi potete anche sistemare il terreno, perché c'è la possibilità di creare campi. Qua vedete, ho praticamente eliminato in un solo secondo il tutto. Inoltre, da sapere, se avete caldo, tasto X e aprite la porta. E il discorso della fresa forestale, ma e anche dell'aratro dietro, vedete, con entrambi, una striscia l'ho fatta con l'aratro e l'altra l'ho fatta con la fresa, potete creare appunto terreni con il tasto ovviamente dedicato Y, altrimenti lui va solo a distruggere gli alberi e i cepi eccetera, e con Y appunto invece riuscite appunto, ripeto, a creare anche il terreno, quindi prepararlo, e ci potete poi appunto lavorare, seminare eccetera. Adesso questo ci pensate poi cosa potete farci. Il senso è che è un preparatore completo, perché una volta cioè
solo questa Liber potreste deforestare l'intera zona in poco tempo e appunto creare dei campi, diciamo, anche allo stesso tempo o comunque in un secondo momento, ma molto velocemente, senza dover andare a utilizzare altre attrezzature. Quindi è tutta una combo, tutto in uno. Ed eccoci dunque alla fine della presentazione. Black Sheep Modding, un autore che ho sempre stimato nel 17, purtroppo un po' meno nel 19 perché le conversioni non erano secondo me all'altezza e mod nuove non ne sono arrivate di così importanti secondo me, ma questa è sempre la mia opinione. Questa invece, fatta da zero, nuova, fresca per il 19, è fatta bene, ripeto, con i cingoli come si deve sarebbe il top, ma anche così per me è promossa. Detto questo vi saluto, vi ringrazio, come sempre ovviamente dei bravi, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!